il dramma è teatro parlato. Il melodramma è un sottogenere che ha ascendenze musicali fin dal Cinquecento. Canta, semidio. The power of love, a force from above. Ma bisognerà aspettare l'Ottocento, con la letteratura francese, ma soprattutto quella italiana, dove Carolina Invernizio vende milioni di copie nei suoi romanzi d'appendice. Sono semplicissimi. C'è il cattivo, c'è la vittima, c'è la bella traditrice, ma poi alla fine finirà che il bene trionferà sul male. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. E quella che era stata la vittima troverà il grande amore, il vero amore. Allora è lei che vuole sposarsi per procura? Sì, è stata un'idea del signor Morrisi. Gli ha detto che anche lui ha fatto così. Già, abbiamo fatto così. Il melodramma compare sullo schermo a cavallo della Grande Guerra, quando il cinema è ancora muto. Ci saranno didascalie, ci saranno le grandi dive dell'epoca, Lida Borelli, Leda Gis, Itala Almirante, Francesca Bertini, quelle che si appoggiano e gridano, senza voce naturalmente, piangono, si aggrappano alla tenda. È un dramma in cui la passione è l'elemento centrale. Bisognerà aspettare poi il dopoguerra, in pieno neorealismo, a riaffacciarsi questo genere facile, che però incontra i gusti del pubblico, che non ne vuole sapere ancora di guerra, di vicende tristi, di cose che ha vissuto sulla propria pelle. Vuole divertirsi, o meglio, forse vuole soffrire. Ma il controaltare dei film del melodramma italiano sono i rotocalchi che vengono letti, richiesti, amati da quelle servette che fanno le cameriere, che scendono dal nord, dal Veneto soprattutto, verso il centro Italia e dal sud verso Roma, perché per loro è un'occasione di vita, un'occasione per mangiare. E cosa fanno se non sognare il grande amore, la felicità, la vita diversa e nuova? I film di Raffaele Matarazzo saranno il compimento di queste attese di un pubblico prevalentemente femminile. Il film Catene, interpretato da Amedeo Nazzari e da Yvonne Sanson, fortemente voluto da Gustavo Lombardo, che paga 200.000 lire la realizzazione del film a regista e incasserà oltre 700 milioni. Mentre un film neorealista incassava al massimo 50 milioni, soltanto Ladri di biciclette ne incasserà 253. A questo punto la strada è stata aperta, ne usciranno uno l'anno. Sempre interpretati dalla stessa coppia, e altri saranno ulteriori successi. Non raggiungeranno la cifra astronomica di Catene, ma comunque hanno un incasso di intorno ai 400-500 milioni. Tu non sei nemmeno degno di pronunziare il suo nome. Avvocato, Hai detto prima che ti ho salvato la vita. Ebbene, non è vero. Chi te l'ha salvata la vita sacrificando la sua è stata lei, tua moglie. A questo punto altri registi si dedicheranno al genere, come Guido Brignone e Mario Bonnard. Anche i loro film incassano all'incirca 300 milioni e sono belli incassi. Il biglietto al cinema costa 100 lire. I fotoromanzi come Grand Hotel, Bolero, Sogno
Bolero film addirittura, non facevano che replicare in questi rotocalchi i film stessi. In parte erano una promozione e in parte una rivisitazione, ma quando arrivano gli anni 60, l'ultimo grande successo di pubblico, 1 miliardo di incasso, il primo film nella storia degli incassi del cinema italiano sarà di Alberto Lattuada, interpretato da Silvana Mangano, Anna, nel 1951. Tengo ganas de bailar el rock compás. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde va? Me voy a bailar el bailón. È tempo ormai di cambiare, è tempo ormai di una società diversa. C'è la motorizzazione, c'è la televisione, c'è il passaggio da una società rurale contadina a una urbana. Insomma, non è più tempo di melodrammi e di pianti al cinema con fazzoletti bagnati. Baiocchi Giuseppe, ex pugile. Se domenica scorsa stavo a Milano è per via dell'omonima partita e sempre Forza Roma. Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita. Perché ora è tempo di commedia all'italiana. Tengo ganas de bailar el rock compás. Dicen todo cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy a bailar el bailón.